Ben ritrovati ragazzi, continuiamo con l'ennesima lezione sull'età di Filippo II che, come io vi ho detto, equivale a dire, epoca di Filippo II, equivale a dire la seconda metà del Cinquecento. Vi ho spiegato e credo lo sto dimostrando in queste lezioni che tutti gli eventi dell'Europa occidentale della seconda metà del Cinquecento possono essere spiegati, possono essere ordinati attraverso la personalità, l'opera e le varie guerre di Filippo II d'Asburgo, re di Spagna. Ricordate che lui con Asburgo era il figlio di Carlo V, l'imperatore asburgico e re di Spagna. E tutte le vicende dell'Europa occidentale, certo non le vicende dell'Europa orientale, però vi ricordo che io ho già spiegato quello che avviene in Europa orientale nel Cinquecento all'interno del macro argomento, se voi andate a vedere tra le varie lezioni, all'interno del macro argomento Oriente 1300-1600. Quindi io ho spiegato già, certo abbiamo accorpato diversi secoli per comodità, nel macro argomento, nelle varie lezioni di Oriente 1300-1600 abbiamo spiegato tutta la storia dei paesi dell'Europa orientale fino alla fine del 1600, la Russia, la Lituania, la Polonia, la Svezia, l'Ungheria, la Serbia, l'espansione dell'impero ottomano nella regione balcanica danubiana, quindi l'espansione degli ottomani nei Balcani. Quindi ora parleremo dello scontro tra ottomani e Spagna nel Mediterraneo, perché l'altra direttrice di espansione dell'impero ottomano, quella che va verso Budapest, va verso Vienna, l'abbiamo già trattata in un altro argomento. Quindi vedete, nelle mie lezioni io spiego tutta la storia, anche la storia di paesi considerati ingiustamente marginali. Quindi se voi andate a vedere le lezioni del macro argomento Oriente 1300-1600, se vi interessano, vi piacciono i paesi dell'Europa dell'Est, lì trovate la storia della Russia, dell'Ungheria, della Boemia, che corrisponde in parte all'attuale Repubblica Ceca, oppure dei paesi nordici, insomma della Svezia e, e così via. Ovviamente Svezia e Danimarca però li riprenderemo anche trattando nel 600 la guerra dei 30 anni. In ogni caso, se avete voglia di profumo d'Oriente, le mie lezioni parlano anche dell'Oriente. In quell'argomento che vi ho appena citato si parla anche dei mongoli, di Tamerlano e così, ma in tante svariate video lezioni io vi ho parlato anche della Persia, delle grandi civiltà dell'Asia come la Cina, il Giappone, l'India, cioè abbiamo fatto anche storia di Cina, Giappone, India, di tutto, non soltanto dell'Occidente. Quindi attenzione, oggi parliamo precipuamente di un'altra guerra di Filippo II, quella contro gli ottomani nel Mediterraneo. Fatto salvo l'elemento che ho già ricordato, che gli ottomani non stavano premendo verso l'Europa soltanto nel Mediterraneo, ma anche per via di terra, come ho già detto, nei Balcani. Si erano già nella prima metà del Cinquecento si erano già impossessati 2/3 dell'Ungheria grazie alla battaglia di Mohacs e ad altre battaglie successive che furono una catastrofe per gli ungheresi. L'Ungheria, vi ricordate, fu divisa tra Impero Ottomano e Austria. 2/3 dell'Ungheria va all'Impero Ottomano, l'Ungheria orientale, compresa la capitale, Budapest, e 1/3 dell'Ungheria, quella occidentale, viene inglobata dagli austriaci, dagli Asburgo d'Austria, quindi contemporaneamente a quella che vedremo oggi, cioè la guerra, il confronto, lo scontro tra
Filippo II e altri stati cattolici nel Mediterraneo contro gli ottomani contemporaneamente premevano contro l'Europa sulla linea del Danubio, cercando possibilmente di conquistare il resto dell'Ungheria che non avevano conquistato e anche l'Austria. Attenzione, la guerra di Filippo II nel Mediterraneo contro gli ottomani forse salvò Vienna perché alleggerì la pressione degli ottomani contro appunto sul fronte, scusate, sul fronte balcanico. Tuttavia gli ottomani non terminano la loro potenza nel 500, nel 600, nella seconda metà del 600, come abbiamo già visto nell'argomento citato e come vedremo in un altro argomento, nella seconda metà del 600 tornarono ad essere molto forti nei Balcani e assediarono più volte Vienna, non riuscendo però mai a conquistarla. Quindi c'era la paura dell'invasione ottomana dell'Europa attraverso due direttrici di espansione da parte dell'impero ottomano. Abbiamo già detto che se la storiografia nordica anglosassone è stata molto dura verso Filippo II e la Spagna in generale, non solo nel 500, nel 600, nel 700, c'è una nuova corrente storiografica che proprio in questi anni ha rivalutato Filippo II e la Spagna. Non è tutto male quello che ha fatto la Spagna, senza la Spagna e la flotta spagnola l'unità di molti stati, anche dello Stato italiano, del Regno d'Italia, quale si formò alla fine dell'Ottocento, l'unità di molti stati europei non sarebbe stata possibile perché molti stati europei, a partire dalla Sicilia e da pezzi d'Italia, sarebbero stati verosimilmente invasi dagli ottomani o delle altre etnie che erano sottomesse, erano inglobate all'interno dell'impero ottomano. L'unità cristiana di posti come l'Italia oppure la Spagna sarebbe stata intaccata, così come fu intaccata nella regione dei Balcani. Quindi, attenzione, l'impero ottomano praticava una pirateria molto forte lungo le coste della Spagna, dell'Italia, della Francia, in generale del Mediterraneo, d'accordo? E questi pirati venivano detti anche pirati barbareschi. I pirati barbareschi provenivano soprattutto dall'Algeria, dallo stato cosiddetto barbaresco. Barbaresco significa che è composto da tante etnie che non sono turchi ottomani. Lo stato barbaresco l'Algeria era uno stato inglobato nel grande impero ottomano, d'accordo? Soprattutto dall'Algeria venivano le navi pirata che devastavano le coste dell'Europa mediterranea. Già Carlo V aveva cercato di combattere senza grossi successi contro gli ottomani nel Mediterraneo, aveva conquistato Tunisi, però la base di Tunisi. Vi sono subito all'inizio degli scontri tra Filippo II, le navi della Spagna di Filippo II e le navi degli ottomani, sentendosi forte, illudendosi che l'impero ottomano, che non prendeva iniziative già da molto tempo, che l'impero ottomano nel Mediterraneo stesse declinando, nel 1559 Filippo II inaugura un'altra delle sue tante guerre, appunto quella contro i pirati barbareschi e in generale gli ottomani nel Mediterraneo. Abbiamo visto che ci sono guerre che Filippo II avrebbe fatto meglio ad evitare. Abbiamo visto la guerra contro gli indipendentisti delle Fiandre, poteva non scoppiare neanche, bastava concedere tolleranza religiosa, libertà religiosa e autonomia politica alle città delle Fiandre.
Filippo II non volle farlo, Filippo II era molto cattolico, Filippo II non tollerava, come vedremo in seguito, gli eretici o gli infedeli nei suoi territori, non voleva che neppure una zolla della terra da lui dominata fosse abitata da cittadini non cattolici, d'accordo? Non cattolici, che fossero di un'altra confessione cristiana contro i protestanti, quindi dal suo punto di vista eretici, o che fossero di un'altra religione come i musulmani, che venivano chiamati non eretici ma infedeli, proprio perché di un'altra religione, non di un'altra confessione cristiana. Filippo II si illude e le prime fasi della guerra sembrerebbero assecondare queste illusioni. Infatti lui conquista l'isola di Gerba in Tunisia, di fronte a Tunisi. Vi sembrerà poca cosa, però in realtà l'isoletta di Gerba poteva essere un'ottima testa di ponte per bloccare le flotte le flotte di pirati barbareschi in partenza dall'Algeria o dalla Tunisia. Tuttavia gli ottomani si dimostrano ancora forti. Pochi mesi dopo l'isola di Gerba viene perduta, quindi fallimento da parte della flotta spagnola di Filippo II. Nel 1565, qualche anno dopo, attenzione, le flotte turche assediano Malta, d'accordo? Malta era un'isola strategica nel Mediterraneo orientale, era anche la sede dell'ordine militare cavalleresco dell'ordine di Malta, che prima si chiamava Ordine di Rodi. Quando Rodi, l'isola greca, fu conquistata dagli ottomani, quest'ordine si era spostato nell'isola di Malta e prese il nome con cui ancora adesso viene conosciuto di Ordine di Malta, d'accordo? E la flotta spagnola riesce a salvare Malta, però gli ottomani si dimostrano sempre molto molto potenti nel Mediterraneo. E allora che cosa succede? Non riuscendo a sconfiggerli all'esterno, Filippo II li perseguita all'interno. Ricordate che moltissimi cittadini spagnoli erano in realtà musulmani, perché avevano fatto per secoli parte del regno musulmano, d'accordo, del famoso califfato di Cordoba, che poi si era ridotto al regno di Granada, e poi ricordate da parte di Ferdinando e Isabella nel 1492 fu completamente sconfitto. Però ricordate, ne abbiamo già parlato, milioni di persone che diventarono in quel momento cittadini della Spagna, sia della Castiglia sia dell'Aragona, erano di fede musulmana. Ricordate che sia loro sia gli ebrei dovettero scegliere, l'abbiamo già spiegato in passato, scegliere tra l'esilio oppure la conversione al cristianesimo. Molto spesso si convertivano al cristianesimo per pura convenienza, si convertivano falsamente al cristianesimo. Venivano perciò chiamati, ne abbiamo parlato in passato, sprezzantemente moriscos. Moriscos erano quei cristiani di Spagna che in realtà segretamente avevano continuato a essere musulmani. Ricordate che i moriscos erano già perseguitati per quanto riguarda l'altra minoranza religiosa, gli ebrei, ricordate? Molto numerosi in Spagna, anche questi molti si convertirono falsamente al cristianesimo, venivano chiamati marranos, poi però furono cacciati tutti, ricordate, da Ferdinando e Isabella nel 1492. Invece i musulmani moriscos non erano per il momento ancora stati cacciati, erano in Spagna. Filippo II inizia a pensare, come avevano fatto Ferdinando e Isabella prima di lui, che i moriscos fossero dei nemici interni. Non solo lui li odiava perché erano infedeli, erano finti cattolici, erano in realtà privatamente continuavano a seguire i riti della religione musulmana, e lui non voleva assolutamente regnare su eretici. Pensate, una sua frase
famosa detta nei confronti dei calvinisti delle Fiandre: preferisco morire 1000 volte piuttosto che regnare su eretici. Che poi, se ci pensate, che vuol dire morire 1000 volte? È iperbolico. Preferisco morire 1000 volte piuttosto che regnare sugli eretici. Quindi Filippo II non poteva accettarli perché non erano cristiani e non musulmani, ma il problema era anche altro, un altro, come avevano pensato Ferdinando e Isabella prima di lui. I Moriscos, essendo intimamente musulmani, erano dei nemici interni. Perché avrebbero potuto aiutare, capite, i musulmani, i barbareschi oppure gli ottomani nel caso di un'invasione della Spagna. Cioè il pericolo era che in caso di invasione della Spagna da parte dei musulmani ottomani barbareschi, i musulmani spagnoli, i moriscos, non sarebbero stati fedeli al loro re nel respingere questa invasione, ma si sarebbero uniti agli invasori, aprendo quindi la strada alla conquista ottomana della Spagna. Il pericolo era forte anche perché i moriscos erano molto numerosi proprio in alcune zone costiere, cioè nell'antico regno di Granada, d'accordo? L'ultimo pezzo della Spagna musulmana che era stata riconquistata dai reyes católicos, da Ferdinando e Isabella, quindi in Andalusia, sul mare, la striscia sul Mediterraneo della Castiglia, ma anche all'interno dell'Aragona, nella regione di Valenza, dove c'era appunto l'importante porto e la costa della Valenza, molto più a nord-est rispetto all'Andalusia. Cosa succede? Filippo II inizia a perseguitare e a reprimere i musulmani, così come stava facendo, così come aveva fatto, ricordate, con i calvinisti delle Fiandre. E quindi nel 1566 vengono istituiti enormi divieti contro i moriscos, contro i moriscos, che vengono repressi, vengono incarcerati, insomma vengono perseguitati in tutti i modi. I moriscos peraltro erano facilmente riconoscibili, non nascondevano più di tanto la loro fede, facevano cose che i cristiani autentici della Spagna, non i cristiani falsamente convertiti come loro, non facevano. Andavano nei bagni pubblici, cosa che era considerata scandalosa tra i cristiani. Questo è singolare, i musulmani si lavavano mentre i cristiani no. E dai cattolici parlavano tra loro comunemente in arabo, la lingua che dovevano conoscere e usare, perché è obbligatorio per un musulmano leggere il Corano in arabo. Non mangiavano maiale oppure grasso di maiale, oppure si vestivano con un abbigliamento facilmente riconoscibile, con il turbante per esempio in testa. Insomma, vengono repressi nel 1568, si ribellano negli stessi anni in cui Filippo II subisce la ribellione nelle Fiandre. Lui si trova in grossa difficoltà perché ha un'altra ribellione interna nella Spagna. Almeno 85.000 moriscos si ribellano. È una vera e propria guerra civile che avviene soprattutto nella regione di Granada e infatti viene chiamata spesso ribellione di Granada. La repressione viene affidata a Don Giovanni d'Austria. Don Giovanni d'Austria è un altro figlio illegittimo, come Margherita d'Austria è un altro figlio illegittimo di Carlo V. Don Giovanni d'Austria non riesce in nessun modo a reprimere la rivolta dei musulmani a Granada. La situazione si fa pesante perché durante la rivolta nel 1570 gli ottomani riconquistano Tunisi e Tunisi potrebbe essere la base di partenza appunto per un'invasione della Spagna oppure dell'Italia. Ad un certo punto sapete come fa Filippo II e il suo generale? Il suo generale Don Giovanni d'Austria
non so se prima mi sono sbagliato, ho detto questo nome, si chiama Don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V, che Filippo II mette a capo della repressione dei Moriscos. Di fatto i Moriscos facevano guerriglia sulle montagne, per questo era difficile stanarli. Si erano asserragliati sulle montagne. E allora Filippo II capisce che l'unico modo per sconfiggere gli uomini in armi è quello di colpire la società civile. Perché? Perché ovviamente erano i civili, cioè i moriscos che non combattevano, che aiutavano in tutti i modi, rifocillavano, nascondevano e armavano i ribelli sulle montagne. E quindi abbiamo la deportazione di tutti i moriscos. È una deportazione interna. Nel 1570 tutti i moriscos di Granada vengono deportati in altre regioni della Spagna, in particolare nella Spagna del Nord. Così, privi dell'aiuto della popolazione civile, i guerriglieri, i ribelli moriscos si arrendono e questa rivolta viene finalmente domata. Qualche generazione dopo, come abbiamo già detto parlando della Spagna di Ferdinando e Isabella del 1492, ma lo ripetiamo, qualche generazione dopo i moriscos furono cacciati tutti quanti dalla Spagna quando vi era un re successivo, non più Filippo II, d'accordo, c'era Filippo III, dal 1609 al 1614 almeno 275.000 moriscos, questa è la stima degli storici, una cifra enorme, vengono espulsi dalla Spagna. Come era successo con l'espulsione degli ebrei Marranos nel 1492, l'espulsione dei moriscos rappresentò un colpo economico, un danno economico per la Spagna. Ricordate che c'erano gli Hidalgos in Spagna, c'erano moltissimi, non volevano lavorare. Chi lavorava davvero e produceva non dico in Aragona, ma in Castiglia, chi lavorava davvero e produceva in Castiglia erano proprio queste minoranze religiose, gli ebrei e i musulmani. I musulmani facevano grande parte nel mandare avanti la sfittica economia spagnola. Questi moriscos scacciati erano imprenditori, erano commercianti, ma in particolare erano gli unici che coltivavano la terra in Spagna, portavano avanti un'agricoltura moderna con le famose huertas, le coltivazioni di lusso castigliane. Adesso vengono espulsi e questo sarà un danno economico per la Spagna. Vedete, dal 1492 al 1612 i re di Spagna non seppero oppure non vollero integrare due minoranze religiose che erano minoranze religiose di grandi lavoratori molto importanti nel settore dell'economia, ma prevalse non solo un odio religioso e un razzismo per così via, ma anche appunto bisogna cercare di mettersi nella mentalità dell'epoca la paura che questi musulmani spagnoli, moriscos, potessero essere una testa di ponte che avrebbe aiutato un'eventuale invasione da parte dei musulmani attraverso il Mediterraneo, degli ottomani attraverso il Mediterraneo. Come abbiamo già detto in passato parlando di Ferdinando e Isabella e dell'espulsione degli ebrei marranos, la storiografia fino a un po' di tempo fa ha detto ma questo è un razzismo, ma un razzismo religioso, cioè gli spagnoli o altri popoli all'epoca, comunque durante buona parte della storia del cristianesimo, detestava gli ebrei, detestava i musulmani, oppure gli spagnoli si detestavano a vicenda nel caso fossero ortodossi o protestanti o cattolici, per motivi religiosi, cioè c'era un odio religioso, un razzismo religioso, non un razzismo di sangue, non un razzismo biologico, no? Non il razzismo che noi siamo abituati a chiamare razzismo, il razzismo pseudoscientifico delle razze superiori e inferiori
delle distinzioni che non sono più viste come distinzioni religiose, ma proprio come distinzioni biologiche del DNA. Recentemente però questa teoria, ne abbiamo già parlando di Ferdinando e Isabella, presidenti di Spagna, non fa niente, lo ripetiamo, questa teoria è stata messa in crisi dai tanti documenti, anche lettere private o lettere mandate dagli spagnoli ferventi cattolici all'Inquisizione, in cui la distinzione sembra fatta non su base religiosa, ma su base di sangue, dicendo noi non abbiamo antenati musulmani, non siamo di quella etnia, dicevano i cattolici spagnoli, quindi sarebbe proprio anche qui un razzismo non solo religioso, ma un razzismo biologico in anticipo di secoli, perché il razzismo biologico pseudoscientifico nasce solo nella seconda metà dell'Ottocento, come un secolo prima con Ferdinando e Isabella, anche qui con Filippo II si parla di limpieza de sangre, limpidezza del sangue, purezza del sangue, quindi non solo credenze religiose, ma anche proprio il sangue, l'origine, gli antenati, l'etnia. I cattolici volevano che si sapesse che era diversa tra loro e i musulmani. Qui c'è questo dibattito anche da parte degli storici. E che cosa succede? Nel 1571 l'Islam dell'impero ottomano diventa sempre più forte, invece di indebolirsi come aveva sperato Filippo II. Già come abbiamo detto in un altro argomento, con Solimano il Magnifico, Solimano il Grande, fino al 1566 l'impero ottomano si era espanso dovunque, d'accordo? Vi ricordo che Solimano il Grande aveva conquistato anche moltissimi territori in Asia, l'abbiamo già studiato, tra cui l'Iraq e alcuni territori caucasici. Nel 1571 scusate, nel 1566, ho scritto 71 perché è un avvenimento successivo, nel 1576, come abbiamo già detto in un argomento precedente, 1566, Solimano il Magnifico muore e gli succede come sultano, come capo dell'impero ottomano, il sultano Selim II. Selim II sarà un grande conquistatore, così come Solimano il Magnifico, anche se a differenza di Solimano il Magnifico, Selim II regnerà soltanto pochi anni, dal 1566 al 1574. Nel 1571 Selim II attacca Cipro. Cipro è un'isola importante e ricca. Era l'isola dello zucchero, uno dei pochi posti in Europa dove si coltivava lo zucchero, altrimenti dovevi farlo arrivare da colonie oltremare, d'accordo? Quindi gli ottomani attaccano Venezia e da questo momento in poi sarà un continuo seguito di sconfitte che i veneziani subiranno nel Mediterraneo orientale da parte degli ottomani. Ne parleremo anche in seguito. E 1571 gli ottomani conquistano Cipro, i veneziani sono cacciati. Nel frattempo si è costituita una lega militare contro gli ottomani, ovviamente favorita da Filippo II, si chiama la Lega Santa, viene costituita la Lega Santa il 20 maggio del 1571. La flotta della Lega Santa non arriva a Cipro in tempo per salvare l'isola. Cipro viene conquistata dagli ottomani, come sarà per molti possedimenti di Venezia nel Mediterraneo orientale. La flotta della Lega Santa comunque si mette a inseguire gli ottomani, la flotta ottomana. Vi faccio notare
che la Lega Santa era costituita esclusivamente dalla Spagna di Filippo II e da alcuni stati italiani, d'accordo? E la Lega Santa comprendeva Spagna, il papato, quindi lo Stato Pontificio, Venezia, la Repubblica di Venezia, Genova, la Repubblica di Genova e i Savoia, il Ducato di Savoia. Cioè c'era la Spagna più 4 stati italiani che 4 stati italiani alleati della Spagna. E gli altri sovrani cristiani europei non avevano interesse a combattere gli ottomani nel Mediterraneo. Come ho detto 1000 volte, dirò altre 1000 volte, una delle motivazioni del successo, della potenza, dell'espansione degli ottomani, ma ancor prima degli arabi, in generale dei musulmani, nei confronti dell'Europa, è il fatto che i musulmani più o meno erano uniti tra di loro, mentre invece i vari stati europei, i vari regni europei, i vari sovrani europei erano divisi tra di loro e pensavano a combattersi tra loro. E abbiamo visto, parlando di Carlo V, che in qualche caso, come la Francia di Francesco I, pur di andare contro Carlo V, in qualche caso i sovrani europei erano persino disposti ad allearsi con l'impero ottomano. Quindi figuratevi cosa interessava ad Elisabetta I d'Inghilterra combattere gli ottomani nel Mediterraneo. Anzi, Elisabetta I d'Inghilterra cinicamente sarebbe stata ben contenta se gli ottomani avessero occupato, sconfitto la Spagna. Neppure la Francia faceva parte della Lega Santa, ma questo è scusabile perché la Francia in quel periodo si stava autodistruggendo nelle guerre di religione, cattolici contro protestanti, vedremo, protestanti vengono chiamati anche ugonotti. Era scusata fino a un certo punto, perché capite, invece di mettersi tutti insieme contro gli infedeli musulmani, gli stati europei si scannavano tra di loro, tra cattolici e protestanti. Cattolici e protestanti, sempre cristiani sono, avrebbero potuto tollerarsi e aiutarsi contro il comune nemico musulmano. Invece no, in Francia cattolici e protestanti si scannavano in maniera terribile tra di loro per decenni e decenni. Vedremo tra qualche lezione le guerre di religione in Francia. Ma neppure l'impero asburgico, cioè il secondo perno della controriforma cattolica in Europa insieme alla Spagna, che pure stava combattendo, stava in qualche modo controllando, l'abbiamo visto, gli ottomani sul fronte del Danubio, sul fronte dei Balcani, neppure l'impero asburgico dà un aiuto a questa lega navale. Tuttavia la Lega Santa vince il 7 ottobre 1571, sfida in una battaglia navale a Lepanto la flotta ottomana. Al comando c'è sempre lui, Don Giovanni d'Austria, che ho appena detto condusse la repressione contro la rivolta dei moriscos a Granada. La flotta ottomana viene distrutta, la Lega Santa Cristiana ottiene una storica vittoria a Lepanto, ripeto, 5 settembre 1751. Questa vittoria di Lepanto è stata esaltata, è diventata qualcosa che è entrata nella mitologia, come se i cristiani avessero fermato l'invasione dell'Europa da parte degli ottomani. Purtroppo non è così. Prima di tutto abbiamo visto che non erano affatto tutti cristiani, ma era solo Spagna e alcuni stati italiani. E poi, attenzione, il significato di questa battaglia è stato esagerato perché in realtà la sconfitta degli ottomani fu soltanto una breve battuta d'arresto per l'immenso impero ottomano. Già l'anno successivo l'impero ottomano tornò nel Mediterraneo con un'altra flotta, ancora più potente e ancora più numerosa di quella sconfitta a Lepanto. E tante altre insidie, battaglie, tentativi di conquista, l'impero ottomano
operò contro l'Europa. Quindi non è vero che Lepanto aveva scongiurato per sempre o per tantissimo tempo l'invasione ottomana dell'Europa. Dopo Lepanto gli ottomani provarono a invadere l'Europa, in particolare l'Austria, ma non solo, per più di 100 anni. E soltanto a partire da dopo un secolo rispetto a Lepanto, a partire dal 1683, soltanto da quel momento gli ottomani smisero di vincere, di conquistare e iniziarono davvero a perdere in maniera definitiva rispetto all'Europa cristiana, come vedremo in seguito. La prossima volta parliamo di un'altra guerra di Federico II, quella contro Elisabetta I, regina d'Inghilterra, riagganciandoci alla guerra. In realtà parleremo anche dell'emergere della potenza inglese e della storia d'Inghilterra nella seconda metà del Cinquecento sotto appunto la regina anglicana Elisabetta I.